Nella seconda parte di questo tutorial noi riprenderemo in mano il nostro progetto per completare la parte superiore del vestito. Allora, ci mancano da rifinire le maniche, cioè proprio da fare le maniche, e anche da rifinire tutto quanto lo scollo, nonché lo spacco dietro la schiena del vestitino, inserendo anche i due laccetti. Allora, lavoreremo sul progetto che abbiamo lasciato in sospeso, nel quale io nel frattempo ho creato la manica, quella a sinistra del vestitino. Farò quindi con voi la manica destra, essendo chiaro che la procedura per fare quella a sinistra è esattamente identica, per cui io mi sono semplicemente portata avanti per questioni di praticità legate appunto al tutorial. E in questo modo posso anche avere, diciamo così, un riferimento diretto sul nostro progetto per farvi vedere tutti quanti i passaggi. Allora, come potete vedere confrontando le due parti del vestitino, la manica è inserita su questa parte di lavoro, quindi le 12 maglie, i 12 punti che avevamo lasciato in sospeso quando abbiamo lavorato il corpetto. Allora, che cosa si tratterà di fare? Di andare a recuperare quei punti e di fare tutta una serie di giri, vedete, di maglie basse in tondo, cioè praticamente noi, vedete adesso i punti sono separati, sono aperti, noi andiamo a riprenderli, facciamo un giro di maglie basse e poi uniamo prima e ultima maglia del giro in maniera tale da continuare a lavorare al chiuso. Allora faremo un totale di 6 giri di maglie basse più uno che è diciamo il giro di servizio per creare la base necessaria all'esecuzione del punto traforato. Allora, per iniziare il lavoro dobbiamo andare a recuperare, vedete se questo è il vestitino, il primo punto delle maniche che si trova sul retro, perché la nostra direzione per procedere poi sarà in questo modo. Allora, quindi come è possibile vedere, il primo punto in cui dobbiamo andare a mettere il nostro uncinetto è questo. Adesso riprendiamo il filo, lo carichiamo, allora vedete lo carichiamo sull'uncinetto, tiriamo fuori, dopodiché andiamo ad eseguire le nostre 2 catenelle che andranno a sostituire praticamente la prima maglia bassa. Allora, nel punto successivo andiamo a lavorare la nostra seconda maglia bassa e continuiamo così fino a lavorare tutti e 12 punti che avevamo lasciato in sospeso, quindi ad ottenere le nostre 12 maglie basse del primo giro. Ecco, io ho appunto lavorato tutte e 12 le maglie, ho fatto l'ultima in questo punto, adesso si tratta di andare a recuperare la catenella iniziale, la maglia iniziale, cioè le 2 catenelle che sostituivano la maglia bassa. Ecco, le possiamo vedere qui. Io devo andare ad entrare, ho detto che devo lavorare in tondo a partire dal prossimo giro, quindi entro nella prima catenella e chiudo con maglia bassissima, lego i 2 punti con maglia bassissima. Ecco, poi questo è il filo d'inizio, lo sistemeremo dopo.
Ora, che cosa dobbiamo fare a partire dal secondo giro in poi? Ecco, vedete che l'unica difficoltà qui è che stiamo lavorando su un cerchio molto stretto, però è davvero l'unico aspetto. Allora, tutte le volte andremo a tirare su il lavoro di 2 catenelle che sono la nostra prima maglia bassa. Dopodiché andiamo a lavorare la seconda nel punto successivo, la terza. Insomma, si tratterà di fare sulla base costituita dal nostro primo giro esattamente quello che abbiamo fatto nel primo giro, e quando arriveremo a lavorare qui la seconda, cioè scusate, l'ultima maglia bassa, ricordiamo di unirla alla catenella con maglia bassissima. Quindi avremo fatto il secondo giro, andate avanti così fino a totalizzare 6 giri in questo modo, quindi 6 giri di 12 maglie basse. Bene, vedete, io ho eseguito questi 6 giri di maglie basse, come vi dicevo. Adesso devo creare la base per poter lavorare il punto traforato, ovvero devo eseguire un giro in cui faccio un numero di aumenti tale da passare da 12 a 21 maglie e avere quindi una base di 21 punti per poter fare questa lavorazione traforata, la stessa che ho fatto chiaramente alla base della gonna, anche sulla manica. Allora, è molto semplice il discorso degli aumenti di questo settimo giro di maglie basse. Allora, avendo noi una base di 12 punti, faremo in questo modo: 3 li lavoriamo con maglie basse singole e invece nei restanti 9 punti andremo a lavorare delle maglie basse doppie, cioè quello che io intendo, sempre ripeto, come 2 maglie basse lavorate nello stesso punto. Allora, la prima maglia è la doppia catenella e quindi è la prima maglia bassa singola. Ecco, scusate, entro nel secondo punto e lavoro ancora un'altra maglia bassa singola. Mi rimangono da lavorare 10 punti, allora ne faccio 9 a partire da questo doppi, quindi primo doppio, 1, vedete, rientro e sono 2, poi il secondo punto doppio, 1 e 2, lavoro così anche gli altri 7 punti che rimangono, dopodiché me ne resta uno, lo lavoro come singolo e lego, unisco alla prima catenella con maglia bassissima e ci ritroviamo a quel punto. Ecco, ho fatto questo altro giro e come vedete ho allargato la base per poter avere a disposizione i 21 punti ed eseguire questo lavoro traforato. Allora, che sappiamo già fare perché è esattamente lo stesso che abbiamo fatto qui sulla parte finale del vestito. Allora, vi do soltanto il numero di giri prima di dirvi appunto di avviarvi al completamento della manica. Allora, si tratta di 1 giri di petali, 1 il primo, poi il giro di raccordo per unire i petali, secondo, quindi siamo di petali, siamo a 3, 4, 5, sono 6 giri in totale, 3 di petali e 3 chiamiamoli di raccordo con le catenelle per unire i petali. Se volete, appunto, quando sapete che dovete fare 3 giri di petali e poi fare
l'ultimo giro di catenelle per chiudere la manica. Allora, ci troviamo quando avremo completato tutti questa manica qui e proseguiremo poi con il lavoro di rifinitura del vestito. Bene, sono arrivata in fondo anche a questa parte di lavoro che riguarda questa manica. Allora non mi resta altro che tagliare il filo e chiudere e sistemare chiaramente questi fili che sono in eccesso. Allora farò come avevo fatto qui, dove come potete vedere ho fatto passare il filo con l'uncinetto per qualche punto e mi mancava da eliminare tagliandolo il filo, un po' di filo in eccesso. Ok? Allora, prima di proseguire dandovi indicazioni su come terminare di rifinire il vestitino, volevo riprendere anche il discorso qui della manica sinistra dell'abito. Allora, è ovvio che per eseguirla dovrete andare a seguire le stesse indicazioni che vi ho dato per eseguire quella destra. Ecco, il mio consiglio è anche questo di allora vedete, se quando ci troviamo a lavorare la manica sinistra, allora il punto è questo: noi potremo agevolmente iniziare il lavoro partendo sul davanti, no? Individuando il primo punto sul davanti e proseguendo in questa direzione con l'uncinetto. Allora, se facciamo così, vi rimane praticamente la parte iniziale di ogni giro qui sul davanti della manica e oltre a non esserci una simmetria tra le due maniche, poi sul davanti del vestito rimane come una sorta di effetto cucitura. Allora, tutto questo ve lo dico per consigliarvi invece di identificare il primo punto qua sul retro del vestito, esattamente come abbiamo fatto quando siamo partiti qui, soltanto che per quel che riguarda la manica sinistra poi dovete procedere in questa direzione e quindi andrete ed eseguire poi, fatta la catenella dietro sull'ultimo punto, andate a fare la prima maglia bassa davanti, ok? Questo ovviamente è un consiglio, poi vedete voi come, cioè se non vi trovate bene perché vi è troppo scomodo fare procedere in questo modo, fate tutto il lavoro iniziando sul davanti. Allora, qualche altra indicazione per rifinire eliminando i fili in eccesso. Allora, questi fili, l'inizio delle maniche, li facciamo passare con l'uncinetto, qualche punto qui sul rovescio del lavoro e tagliamo le eccedenze, un po' come io ho fatto, vedete, con la manica che avevo già completato. Allora, anzi, addirittura in questo caso io vado a prendere il filo proprio dell'inizio del lavoro, quando io sono andata ad iniziare il corpetto, lo faccio passare, vedete, un po' sotto il rovescio, lo unisco fino a quando non incontro il filo d'inizio della manica, annodo in questo caso e poi taglio le eccedenze. Allora, avremo così rifinito anche per quel che riguarda i fili in eccesso, li abbiamo tolti. Quindi non ci resta altro adesso che rifinire la parte alta del corpetto, qui c'è la parte dello scollo, incluso lo spacchetto sulla schiena.
Riprendiamo quindi il modellino di riferimento e andiamo a vedere direttamente cosa dobbiamo fare. Allora noi andremo a innanzitutto lavorare, mettere su qualche catenella, 15 catenelle per poter creare il primo laccetto. Lo andremo ad inserire qui sul primo punto dello scollo sul retro del lavoro, dopodiché andremo a lavorare tutto quanto, no? Un giro di maglie bassissime lungo tutto quanto lo scollo fino a tornare a questo punto qua dove poi faremo il secondo laccetto. Intanto, ecco, cominciamo a riprendere in mano il progetto e fare questa prima parte della rifinitura che vi ho appena spiegato. Quindi, per prima cosa, prendo in mano di nuovo filo uncinetto, faccio il mio cappietto, scusate, e avvio 15 catenelle che sono praticamente la base del mio primo laccetto. Ne ho fatte 4, vado avanti fino a farne 15. Allora, fatte le 15 catenelle, vado ad inserire l'uncinetto sul retro del lavoro sul primo punto. Allora, in pratica il punto di partenza è esattamente il primo punto con cui abbiamo iniziato il lavoro. Allora, vedete, ho inserito il mio uncinetto in quel punto, adesso unisco la catenella al resto del vestito con una maglia bassissima e andrò avanti poi a lavorare delle maglie bassissime su tutti quanti i punti che trovo dello scollo del vestito, ok? In questa maniera qui. Ecco fatto. Ok, andiamo avanti. Benissimo. Quindi si tratterà, vedete, di creare una catenella lungo tutto lo scollo. Adesso voi proseguite fino a quando, e lo farò anch'io nel frattempo, fino a quando saremo arrivati a lavorare l'ultima maglia bassissima su questo punto qui e ci ritroviamo esattamente a quel punto. Ecco, quindi io ho completato tutto quanto il giro, vi faccio vedere come è venuto davanti, c'è questa catenella di rifinitura, ho lavorato tutti i punti, vi ricordo che avendo avviato il lavoro con 32 punti sono tanti quelli che avrete incontrato e avrete dovuto lavorare. Allora, a questo punto qua noi torniamo a fare di nuovo la catenella da 15, quindi 1, 2, 3. Ecco, io ho completato e ho fatto quindi con questa catenella il secondo laccetto. Allora adesso proseguirò il lavoro completando la rifinitura di questo laccetto. Allora, siccome per rifinirlo io continuerò a fare lavorare maglie basse, esattamente come ho fatto anche sullo scollo fino ad ora. Quindi tiro su di una catenella e avrò lavorato questo primo punto e poi proseguo anche sugli altri, vedete, facendo maglie bassissime. Ecco, se ho detto basse prima, allora intendo maglie bassissime, le stesse che ho fatto. Ecco, vedete, in questo modo ispessirò leggermente il laccetto e verrà fuori questo tipo di rifinitura. Andiamo avanti fino ad arrivare alla fine di questa catenella da 15. Bene,
sono arrivata sull'ultimo punto. Allora, adesso che cosa posso fare? Posso proseguire lavorando un giro di maglie bassissime lungo praticamente tutto quanto questo scollo. Allora, è ovvio che qui qual è lo scopo di questo? È tentare di regolarizzare questo bordo che è rimasto un po' frastagliato, no? Perché ci sono le maglie di inizio, scusate, di inizio e fine di ciascun giro qua su questo scollo. Allora è rimasto un po' frastagliato, io lo voglio rifinire facendo risultare un giro di catenelle sovrapposto. Ecco, vi faccio vedere cosa intendo prendendo il modellino di riferimento che ho già completato, vedete che questo è rifinito rispetto a quest'altro, ok? Allora, ovviamente io qui non ho dei punti precisi su cui andare ad inserire il mio uncinetto, dovrò cercare di mettere l'uncinetto trovo, dove trovo spazio, ok? Ragionevolmente intendo. Ecco, vedete, io sto andando avanti. Ecco, cerchiamo di mettere l'uncinetto in maniera tale da coprire il più possibile, ecco, da fare un lavoro ragionevole, intendo, cerchiamo di fare un lavoro il più regolare possibile. Ok? Quindi andiamo avanti così fino ad arrivare alla base della catenella. Va da sé che quando siamo arrivati alla base della catenella continueremo sempre questo giro di maglie bassissime riprendendo il primo punto della catenella e continuando sugli altri 15, così avremo rifinito anche il secondo laccetto e ci troviamo appunto quando abbiamo completato questo lavoro. Ecco, allora io sono arrivata in fondo, come vi dicevo, vedete, vale veramente la pena fare questa ulteriore rifinitura perché, vedete, si regolarizza molto, lo scollo della schiena e viene fuori veramente un lavoro molto, molto bello da vedere. Allora, a questo punto non ci resta altro che tagliare il filo e chiudere il lavoro e anche sistemare i due fili che rimangono. Io ho una soluzione abbastanza semplice: si fanno un paio di nodini se state usando un filo abbastanza sottile. Allora, un paio di nodini e poi tagliamo l'eccedenza. Bene, in questo modo abbiamo eseguito insieme a voi esattamente tutti i passaggi che occorrono per realizzare il nostro vestitino da sposa, esattamente uguale a quello del nostro modello di riferimento. Ora, il nostro tutorial, la seconda parte di questo tutorial, però non termina qui perché noi vi dicevamo che volevamo darvi anche le indicazioni per poter realizzare una variante di questo vestitino. Quindi, che può essere un vestitino per la Barbie da cerimonia o damigella ispirato a questo modellino. Allora, io vi avevo detto di cominciare a preparare per fare questo nuovo modello, di cominciare a preparare un modellino, o meglio un progetto
progetto che riguardava la parte iniziale del corpetto, seguendo le indicazioni che vi ho dato per fare questo vestitino a partire dall'avvio fino al giro 13 incluso. E vi avevo fatto vedere nella prima parte del tutorial che avevo fatto io questo corpetto. Ora ve lo ripropongo soltanto completato nella parte delle maniche e anche nella rifinitura, vedete, dello scollo. Ok? Visto che in questo tutorial vi ho appena fatto vedere come fare queste cose, allora vi dico che io ne ho approfittato anche per completare il corpetto che vi avevo fatto vedere ieri con le maniche eccetera. Allora, chiaramente per fare le maniche seguirete le stesse indicazioni. Ecco, l'unica differenza, se volete, chiaramente, l'unica differenza è questa. Io qui ho lavorato la manica in due colori, quindi il punto traforato sono andata a farlo con un colore diverso. Semplicemente quindi prendo in mano un altro colore e faccio il punto traforato sulla manica. In più ho preferito lasciare, vedete, l'ultima fila, che è la terza, di petali libera. Ok? Non ho concluso con il sesto giro di raccordo che lega appunto i petali, perché volevo avere esattamente questo effetto sul vestitino. Se volete, sono tutte idee che vi do per fare delle varianti a partire dallo stesso punto base. Ok? Ora, se voi avete a disposizione il corpetto, potete completare le maniche adesso prima di seguire il resto di questa seconda parte di tutorial, oppure lo fate in un secondo momento e adesso completate con me il resto del vestitino. Allora, si tratterà quindi di riprendere a lavorare qui sul fondo del corpetto. Eravamo arrivati fino al punto vita più o meno e vedete, io l'avevo addirittura lasciato aperto il lavoro proprio per poter continuare. Allora, facciamo un breve riepilogo. Avevamo 24 punti base. Allora, che cosa vi propongo di fare adesso? Un paio di giri, sempre di maglie basse, per poter portare il numero di base delle maglie da 24 fino a da 24 punti fino a 61. 61 poi saranno i punti che costituiranno la base per poter lavorare il nostro punto traforato e fare praticamente l'intera gonna del vestitino e non solo la parte finale come in quello da sposa. Quindi quello da damigella avrà l'intera gonna lavorata con questo bellissimo punto traforato a fiori. Allora, vi do quindi le indicazioni per poter ottenere questi aumenti, ripeto, da 48 a 61 punti in 2 giri. Allora, nel primo giro che noi andremo a fare, in pratica passeremo da 24 punti a 42 utilizzando questo schema qui. Andremo praticamente a ripetere un modulo dove eseguiamo una maglia bassa singola seguita da 3 maglie basse doppie, cioè 2 maglie basse per punto. Allora andremo ad eseguire questo modulo per un totale di 6 volte. Allora abbiamo detto una maglia bassa singola, quindi tiriamo su il lavoro di 2 catenelle e questa è
la maglia bassa singola appunto con cui iniziamo il primo modulo, seguita da 3 maglie basse doppie, quindi che significa entro nel primo punto e lavoro 2 maglie basse. Entro nel secondo e ancora lavoro altre 2 maglie basse, una e 2, e lo stesso faccio nel terzo punto. 1 e 2. Bene, allora in pratica è chiaro che in questo modulo noi abbiamo ottenuto i primi 3 aumenti. Se ripeto il modulo per 6 volte avrò un totale di 18 aumenti che sommati scusate, i 24 punti di base mi danno appunto i 42 punti che voglio ottenere in questo primo giro. Quindi adesso andrete avanti anche voi con questo modulo, vi ricordo, maglia bassa singola seguita da 3 doppie, quindi 2 in un punto. Andate avanti così fino ad arrivare alla fine del giro e ricordate di unire l'ultima maglia doppia che eseguirete qui, cioè l'ultima delle 2 maglie basse che eseguite qui con la prima catenella con maglia bassissima, e poi vi do le indicazioni anche per il giro successivo. Bene, allora fatto questo giro dobbiamo eseguirne un altro per portare il totale di maglie da 42, questi sono i nostri punti di partenza, adesso a 61. Allora in questo caso andremo a seguire questo schema qua. Andremo a ripetere per 5 volte un modulo dove eseguiamo 4 maglie basse singole più 3 maglie basse doppie. Allora, in ogni modulo noi avremo totalizzato un totale di 10 punti, moltiplicato per le 5 volte in cui andiamo a ripeterlo, abbiamo i nostri primi 50 punti. Nelle maglie finali che rimangono, prima di completare il giro, andiamo a fare un modulo diverso per ottenere invece 11 punti. Ed è, lo riprenderò comunque dopo, un modulo dove facciamo 3 maglie basse singole invece di 4, seguite da 4 maglie basse doppie. Allora, intanto iniziamo con il primo modulo. Allora, abbiamo detto dobbiamo fare 4 maglie basse singole, quindi una maglia bassa per ciascun punto, la prima sostituita dalle 2 catenelle con cui andiamo a tirare su il lavoro, 3, ecco qui le maglie sono un po' strette, quindi allora 1, 2, 3, 4, ok? Adesso nei prossimi 3 punti andiamo a fare quelle doppie, quindi i primi 3 aumenti. Doppie sono praticamente, rientro nello stesso punto, 2 maglie basse per punto. Allora andiamo a ripetere questo per 3 volte. Esattamente come ho fatto io qui, no? Ho eseguito, vedete, le 3 maglie basse doppie dopo le 4 singole. Adesso questo modulo qua io lo vado a ripetere per altre 4 volte. Mi ritroverò che devo lavorare le ultime 7 maglie. Allora ci troviamo a quel punto e vediamo come fare anche l'ultimo modulo.
Allora, come vi spiegavo prima, ripetendo il modulo per 5 volte avremo ottenuto i nostri primi 50 punti. Ne mancano 11, allora sulle 7 maglie che rimangono io vado ad eseguire 3 maglie basse singole più 4 doppie che mi danno appunto questi 11 punti. Quindi semplicemente modifico il modulo che stavo eseguendo fino ad ora facendo 3 maglie singole piuttosto che 4, ok? Vedete? Quindi e vado a fare 4 maglie doppie invece che 3 ovviamente. Ecco, semplicemente faccio questa inversione nel modulo tra maglie singole e doppie, allora lavoro le ultime 4 punti come maglie doppie, unirò ultima maglia bassa alla prima con maglia bassissima e ho concluso il giro. Allora, fatto ciò, io avrò ottenuto, vedete la base, l'ho allargata, la base per fare venire fuori, allora su cui lavorare il punto traforato, esattamente questo, no? E per fare venire fuori anche una gonnellina abbastanza ampia. Mm? Allora, in pratica vedrete che completare questo vestitino è molto semplice, mancano pochissimi passaggi che già conoscete, se avete dimestichezza appunto con il punto traforato perché avete già eseguito l'altro vestitino o seguito il tutorial. Ad ogni modo, che cosa facciamo adesso? Andiamo a fare 3 giri di quel punto traforato, continuando con questo stesso filo. Quindi per 3 giri intendo, prendo l'esempio qui della manichina che andrete a fare un primo giro con i petali, uno di raccordo che è praticamente questo con le catenelle che vanno ad unire i petali e fate poi l'altro giro di petali qua. Ci troviamo quando dobbiamo andare a raccordare, diciamo così, il secondo giro di petali con la catenella, perché in quel caso lì volevo farvi vedere che io preferisco riprendere e solo per fare quel giro il colore, questo colore che ho usato per le maniche, perché verrà fuori un effetto molto interessante sulla gonna che separerà praticamente 2 file di petali. Ci troviamo comunque dopo aver eseguito i primi 3 giri, ripeto, del punto traforato a fiori. Bene, ecco, sono arrivata al punto che vi avevo indicato, cioè ho effettuato i primi 3 giri del punto a fiori, quindi realizzando questa prima riga con petali, poi la riga di raccordo dei petali e infine un'altra riga di petali. Adesso per fare la linea di raccordo io pensavo di riprendere in mano questo colore per creare, diciamo così, proprio un filo più scuro che separa questo primo fiore da quelli dagli altri che formeranno la gonna. Allora, io procederò quindi, se volete anche voi fare nello stesso modo, così. Allora, io farò le prime 3 catenelle sempre in questo colore e vi ricordo che le 3 catenelle stanno praticamente per la maglia alta con cui io vado a tirare sul lavoro all'altezza del nostro petalo, ok? Poi, come sapete, da questo punto in poi inizia la riga di raccordo ed è quindi da questo punto in poi che io vado a cambiare il colore.
e quindi vedete vado semplicemente a mettere il filo sull'uncinetto, ecco meglio in questo modo, e qui praticamente allora intanto faccio le 2 catenelle che come sapete dalle indicazioni del tutorial sono quelle che devono praticamente coprire questa distanza. Entro poi nel punto centrale del petalo, ecco qua scusate che ho i fili, e vado a realizzare la mia maglia bassa. Quindi qui i petali vanno separati, 4 catenelle, entro nel punto centrale dell'altro petalo e vado a fare la maglia bassa, prendo il petalo più distante, entro e realizzo la maglia bassa. Ecco, in pratica andrò avanti così fino alla fine del giro, quando, come sapete, andrò a fare, dopo essere entrata su questo petalo, un paio di catenelle che vanno unite qui. Dopodiché, che cosa si fa? Si riprende in mano il colore di prima, che nel frattempo è rimasto, vedete qui dietro il lavoro, e si continua facendo un'altra riga di petali. Comunque vi faccio vedere che cosa intendo quando arrivo alla fine di questo giro. Ecco, ho completato il giro, quindi ho realizzato sulla gonna questo sottile, diciamo così, filo di un colore che riprende la decorazione con il motivo traforato anche delle maniche. E adesso posso continuare riprendendo in mano il primo colore, perché andrò a fare praticamente un'altra, andrò a lavorare esattamente quello che ho fatto fino a qua, quindi altri 3 giri, uno di petali, uno di catenelle di raccordo e un altro di petali. Poi rifarò di nuovo questo giro di raccordo sempre con il colore diverso e infine andrò a fare di nuovo questi 3 giri. Questa volta terminando così con un giro di petali liberi. Allora, quindi per ricapitolare, per concludere questa gonna mancano 7 giri. Allora, 3 sono esattamente questi, li faccio di colore fucsia, il quarto di nuovo in questo colore, altri 3 sono esattamente questi, li faccio di nuovo nel colore fucsia e lascerò liberi i petali finali. Ok? Ecco, quindi io vado avanti, completo il lavoro e vi farò vedere poi come viene a lavoro ultimato. Bene, ecco, io ho concluso anche questo vestitino, l'ho lavorato tutto, ho fatto tutte quante le rifiniture e vi volevo appunto fare vedere come viene. Quindi la gonna interamente lavorata con questo punto a fiori. Io ho voluto inserire anche queste 2 linee che staccano un po' e che rendono anche un po' più elegante il vestitino, si abbinano appunto alle maniche, vedete, anzi una delle linee inizia proprio, no? Dove appoggiano le maniche e lo trovo un effetto molto bello. Voi potete anche scegliere di realizzare questo vestitino in un unico colore. Questo è semplicemente un suggerimento. Quindi
Questo tutorial in due parti termina qui. Siamo attraverso questi due tutorial più il terzo tutorial necessario per imparare a fare questo punto traforato. Ecco, attraverso questi tre tutorial abbiamo realizzato insieme questi due bei modellini di uncinetto in un click.